Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Prima di iniziare con il progetto di oggi vi ricordo l'iscrizione al mio canale che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi proporrà altri video e così rimarremo in contatto e soprattutto mi aiutate a crescere. Vediamo l'occorrente di questo progetto. Per questo progetto avete bisogno di pochissime cose, avete bisogno del metro, dell'uncinetto 5 meso, un ago, un paio di forbici. Spostiamo un attimo e vediamo il filato, una bellissima ciniglia, molto calda e poi adoro questo colore, veramente bello. Il nome del prodotto è Velluto e lo trovate in confezione già da 500 grammi. È un 100% poliestere, ha 100 grammi a gomitolo e sono 120 grammi per 100 grammi. Di conseguenza si utilizza con i ferri 5 meso 6 meso, uncinetti 4 meso 5 meso. È molto morbido e questo colore è veramente spettacolare. Il color giallo. Bene, ci mettiamo all'opera e vediamo di cosa si tratta. Poi avete bisogno dei marcapunti e poi avete bisogno di alcuni bottoni. Prendete il vostro filato e andiamo ad avviare 20 catenelle. Questa è la prima che di solito io uso come nodino, ma in questo caso non la chiudiamo, la lasciate un po' larga. Quindi 1, 2, 3 e 20. Questa è la nostra catenella d'avvio e su questa catenella si svilupperà la nostra felpa, che sarà un progetto top down senza cuciture. Intanto, se cambiate filato, io vi do anche un po' di indicazioni con i centimetri, così riuscite a gestirvi. Sono circa 22 centimetri a meso. Quindi se voi cambiate filato sarà più spesso o meno spesso, in base ai centimetri riuscite anche a gestirvi. Adesso ne facciamo un'altra per avviare il lavoro, quindi entriamo in quella precedente, facciamo un punto basso e una catenella, è la nostra prima maglia alta. Andiamo su questa catenella iniziale a lavorare una maglia alta per ogni catenella fino all'ultimo punto, quindi avremo 20 maglie alte su un lato. È la prima volta che lavoro la ciniglia per voi, quindi spero tanto che questo progetto vi piacerà. Bene, ci ritroviamo alla fine della riga. Andiamo a lavorare anche l'ultimo punto su questa riga. Ma non è finita qui, perché noi andremo a tornare indietro sul lato opposto. Quindi carichiamo l'uncinetto, rientriamo qui. Tenete il capietto che non si smonti, facciamo una maglia alta che è quella che farà angolo da questa parte, carichiamo, ne facciamo un'altra che sarà la nostra prima maglia alta nel tornare indietro. Non andremo a farne 5 per fare un angolo perfetto, ma bensì 3. Quindi adesso andate a specchio a lavorare tutte le maglie alte al ritorno, quindi avremo sempre 20 punti. Uno già lavorato, questo è il secondo, ne rimangono 18. Semplicemente voi dovete guardare la base degli altri già lavorati e tornare indietro. Ci ritroviamo alla fine della riga. Intanto l'aspetto del vostro lavoro deve essere questo, a prescindere dal filato. È solo ora che andiamo a concludere in realtà la prima riga, perché abbiamo fatto un'andata e un ritorno. Ora vado a fare anche l'ultimo punto. Eccolo qua. Qui è tondo, qui è dritto. In pratica noi abbiamo avviato il cappuccio. Tirate un po', girate il lavoro, rientrate nell'ultimo punto, lavorate, fate punto basso, catenella e a specchio dovete andare a lavorare tutti i punti senza fare aumenti. Entrate e fate maglie alte. Quando arrivate qui in fondo non dovete fare alcun aumento, semplicemente lavorate tutti i punti che avete, ok? Quindi sono da una parte 20, dall'altra 20, saranno quindi ben
41 punti, adesso comunque li contate. Dovete andare a fare delle righe di andata e di ritorno fino ad arrivare a un'altezza, che poi questo cappuccio si chiude così, di circa 27 cm. Poi vi darò tutte le righe, ve le conto, ve le dico. Sono andata avanti nel lavoro, questo è il mio cappuccio finito, ok, è così, e qui sulla base ho 41 punti. Adesso dobbiamo andare a dividere questi 41 punti per farsi ad avviare il top down. Quindi vi faccio fare un po' di conti. Intanto vi ricordo cosa abbiamo fatto. Abbiamo caricato 20 catenelle che mi danno 22 cm, quindi praticamente qui in alto, e poi alla fine ho 41 punti, che sono questi qua. È alto 15 righe, mi sto dimenticando, e ho 27 cm, quindi il mio cappuccio da lì qua, dall'avvio fino a qui che ho lavorato, sono 27 cm e 15 righe. Adesso vi faccio fare un po' di conti. Intanto questo è il mio top down, no? Dividiamo. È aperto sul davanti, quindi qua c'è lo spazio che non devo prendere in considerazione, però c'è i quarti davanti uguali. Allora, prima di tutto abbiamo 4 aumenti, quindi devo fare 41 meno 4 punti e me ne rimangono 37. Quindi 1, 2, 3 e 4. Io andrò a fare una divisione classica, ok? Quindi seguitemi, faccio 37 diviso 4, che non è divisibile, ma 36 sì, quindi mi esce fuori il 9, che è il numero più vicino. Quindi qua dal 37 c'ho un punto meno 1 da mettere da qualche parte dove mi serve. Poi prendo il 9 e faccio 9 meno 4 uguale 5, 9 più 4 uguale 13. Allora, ho saputo due cose, che sui manici posso mettere 5 punti, 5 e 5. Ho saputo che sulla parte dietro posso metterne 13, però io ho un problema, che 13 diviso 2 mi esce 6,5, quindi non posso mettere un punto alto e mezzo, è impossibile. Quindi arrotondo, vi ricordate che qua ne avevo uno in più? Ecco, facciamo così, metto 7 da una parte e 7 dall'altra, perché il 13 lo trasformo, quindi 13 più 1 uguale 14, diviso 2 uguale 7. Questo solo se avete questi numeri, però mettiamo caso che io questo punto non ce l'avevo, cosa si faceva? Si toglieva da di qua, ok? Lo si cancellava, lo si lasciava a 12 e lo si metteva sul davanti, ok? Mi raccomando, quello che vi interessa a voi è che i manici siano uguali, è importantissimo, e soprattutto che i quarti davanti siano uguali, quindi 7 e 7, non può essere 5 e 6, non può essere 6 o 7 o qualsiasi altro numero, devono essere uguali, quindi questo è uguale a questo e questo è uguale a questo. Sul di dietro, se manca un punto o se ne aggiungete un punto in più, non vi cambia niente. Comunque sia, sarà un progetto senza taglia, nel senso che io lo faccio per mio figlio, quindi seguirà le sue linee, quindi i suoi numeri, ma nello stesso momento potete adattarlo anche ad un adulto, perché andremo a usare come aumento 5 maglie alte. In realtà io faccio così: 2 maglie alte più una catenella più 2 maglie alte. Quindi arriveremo subito alla nostra circonferenza, a quella che ci serve, ok? Bene, mettiamoci all'opera. Io userò i marcapunti, ma non sono necessari, decidete voi se avete bisogno o meno. Per chi desidera utilizzare i marcapunti, andiamo a utilizzarli. Io ve li consiglio almeno per la prima riga. Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi li lasciamo per il davanti, l'ottavo lo andiamo a marcare. Qui ci sarà il primo aumento, poi 1, 2, 3, 4, 5, il sesto lo andiamo a marcare perché qua abbiamo la prima manica, quindi questi 5 punti qua, e andiamo a fare la stessa cosa per non stare in contare in mezzo, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi l'ottavo lo marchiamo, uno, 2, 3, 4, 5, 6, lo marchiamo.
Mi direte, però il davanti e il dietro non sono uguali, non fa niente, non vi preoccupate, l'importante è che i manici e i quarti davanti siano uguali, quindi questo è lo sviluppo che avrà la nostra felpa. Vedete? E questo è l'avvio. Adesso prendiamo l'uncinetto e andiamo a fare la prima riga. Partiamo sempre con un punto basso e una catenella, tiratela un po', caricate e andiamo a fare punto su punto fino al primo marcapunti, dove andremo a fare anche il primo aumento. Io la ciniglia l'ho lavorata poco solo perché è un filato spesso e non lo uso molto, però mi raccomando, cercate di non sbagliare perché dopo si ha un po' difficoltà a disfare, lo dico per esperienza, ma è fantastica, mio figlio l'adora. Lavorati i primi 7 punti, che sono questi, andiamo a fare il primo aumento, che è anche quello del marcapunti. Allora, togliamolo momentaneamente per chi vuole. Andiamo a fare quindi una maglia alta, caricate, ne facciamo anche la seconda, una catenella, caricate, sempre alla base di questo punto andiamo a fare un'altra maglia alta e un'altra ancora. Ok, adesso potete marcare o non marcare, marcate comunque la catenella intermedia per la prossima riga dove ci sarà il prossimo aumento. Adesso dobbiamo fare la prima manica, semplicemente andiamo a fare i 5 punti alti già esistenti, quindi lavoriamo punto su punto. 3, 4 e 5. Il cappuccio io l'ho provato e mi viene, quindi se volete farlo per un adulto diciamo che i 20 cm sono più che sufficienti per l'avvio. Come vedete sto facendo già il secondo aumento, formato quindi già da 2 maglie alte, una catenella, carichiamo e facciamo anche le altre 2. È molto facile da ricordare. Anche qui potete marcarlo o non marcarlo più perché tanto si riconosce, c'è lo spazio. Ok? 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Intanto lo marchiamo nel dubbio. Adesso abbiamo la parte della schiena, quindi dobbiamo andare a fare tutta la parte dietro fino al prossimo marcapunti, che sono ben 13 punti. Possiamo anche contarli, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Ok? Abbiamo fatto i conti, quindi devono essere quelli per forza. Bene, vado a fare questa porzione, finisco la riga, ci ritroviamo per la seconda. Andiamo a concludere la prima riga insieme. Mi raccomando, qua c'è anche l'ultimo punto che è quello formato dal punto basso e dalla catenella, che a volte si fa fatica a riconoscere. Adesso non so se riesco già a farvi vedere gli aumenti, comunque ci proviamo. Eccoli qua. Si crea questa piccola punta perché comunque è un filato spesso, e qui abbiamo diviso maniche dietro e quarti davanti. Facciamo anche la seconda riga, dopodiché vi lascio da sole e lavorate finché non arrivate alla circonferenza giusta, che può essere una circonferenza per bambino come nel mio caso o per un adulto, dipende da quello che dovete andare a fare. Anche qua iniziamo sempre la riga con punto basso e catenella e andiamo a lavorare tutti i punti, tutti, fino ad arrivare al marcapunti. Di conseguenza andiamo a lavorare anche questi due che sono quelli del primo aumento, ok? Adesso si sono integrati nel quarto davanti, di conseguenza tutti questi sono punti che appartengono al davanti, ok? Quindi dovete lavorare tutto quello che avete sotto fino ad arrivare al marcapunti.
Prima erano 7, adesso ne sono aggiunti 2, di conseguenza noi abbiamo un totale di 9 maglie alte da fare. Eccoli qua che li stiamo lavorando. Arriviamo al marcapunti, lo togliamo per comodità e andiamo a fare il primo aumento della seconda riga. Come si fa? Come prima, quindi entriamo qua nello spazio, facciamo la prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta, facciamo la catenella e adesso andiamo a fare una maglia alta e la seconda per concludere il punto, di conseguenza l'aumento. Ok, è questo. Anche qua desiderate andare avanti senza marcapunti, potete farlo. Lo volete utilizzare perché avete dei dubbi dove potrebbe essere, cercate di metterlo, sarà sempre sulla catenella intermedia. Io vado avanti e ci ritroviamo dopo un po' di righe, in realtà quando io arrivo ai centimetri necessari per andare a concludere e chiudere le maniche, di conseguenza dove arrivo a metà della circonferenza di mio figlio. Ho lavorato 7 righe e ho sviluppato già i miei centimetri necessari per la circonferenza. Comunque mio filo è in fase di crescita, quando andremo adesso a chiudere le maniche, quindi nell'ottava riga, andrò a fare una catenella, giusto per farvi vedere come si fa a aumentare. Intanto le misure sono, vediamo un attimo, 37 centimetri per quanto riguarda il davanti e il dietro, quindi metà della sua circonferenza, e per quanto riguarda le maniche siamo a 15 centimetri. Ok, per un adulto queste righe non sono sufficienti, perché qua per esempio se prendo le mie misure mi servirebbero circa 45-50 centimetri, ma siccome è una felpa è da indossare su altri vestiti, quindi deve stare bella larga. Nel mio caso io sceglierei 50, quindi dovrei fare ancora più righe. Oltre a crescere insomma la circonferenza del torace, crescono anche le maniche, di conseguenza cresceranno fino ad arrivare sui 20-21 cm. Cosa molto importante, mi raccomando, per i bambini è anche la diagonale, questa qui, che quando noi chiudiamo le maniche per creare la parte del torace e la parte della manica, non deve tirare sotto i bracci, deve essere comoda, quindi già questa deve essere sui 16-17 cm. Adesso vediamo un attimo come siamo messi. Questa qua è la prima riga, sono circa 17 cm, però adesso nell'ottava riga andiamo a chiudere, vi faccio vedere come si fa ad aumentare mettendo delle catenelle qui sotto, che ci darà sia spazio, insomma larghezza per la manica, ma anche qualche centimetro in più per il torace. Comunque è sempre una giacca, una felpa da riprendere anche sul davanti, quindi un po' di centimetri si recuperano sempre. Però, come ho detto prima, è un bambino in fase di crescita, avere qualche centimetro in più è meglio che averlo in meno. Bene, prendiamo l'uncinetto e iniziamo l'ottava riga. Ho già avviato la riga numero 8, sono già arrivata al primo marcapunti, ho lavorato tutti i punti di base, faccio anche una maglia alta qui dove c'è il marcapunti. Ora faccio una catenella simbolica, non ne ho bisogno, ma è giusto per farvi vedere come si può gestire il lavoro per un adulto. Carichiamo e andiamo direttamente nel prossimo marcapunti adiacente, mi raccomando, quindi quello subito prossimo, così ricaviamo lo scalfo per la prima manica. Vi chiederete: ma perché questo? Cosa mi serve questa catenella? Adesso ve la faccio vedere. In pratica noi abbiamo già i centimetri necessari per questa diagonale, quindi siamo già arrivati a 20. Se proseguiamo, perché qui ci mancano dei centimetri, sulle maniche ci mancano dei centimetri, vogliamo, non so, arrivare a 60 centimetri di lato, quindi 120 di circonferenza, ci mancano anche dei centimetri per la manica, cioè è piccolina da indossare, ma qui siamo già arrivati a già 23-24 centimetri, quindi è molto profonda come scalfo. Cosa si fa? Si smette di aumentare qui, quindi sulla diagonale, quindi lavorando righe di andata e di ritorno, e si mettono le catenelle sotto. Quindi mi fermo, anzi ve la faccio su una maglia di mio figlio, eccola qua, quindi sono già arrivata ai centimetri necessari per chiudere.
però mi mancano un po' di centimetri sulla manica perché la vedo stretta e un po' di centimetri sulla larghezza. Cosa faccio? Non posso andare all'infinito che la diagonale mi arriva qui sotto perché arrivo ai miei centimetri. Cosa faccio? Metto delle catenelle qua sotto, vedete? Che come notate noi nelle maglie normali, quelle industriali, abbiamo un po' più di larghezza sotto il braccio rispetto alla maglia in sé. Viene questo scavo qui, vedete? E questa sono quelle catenelle che noi mettiamo sotto il braccio, tipo queste qua, ok? Adesso io ne ho messo una sola giusto per farvi capire, però se ne avessi messe 3-4 perché mi mancavano proprio 2 centimetri sarebbe venuta un po' così. E poco fa vi ho fatto vedere l'immagine nella quale intendevo, perché questa è già giusta come misura. Credo di essermi spiegata perché c'è tanta confusione sui centimetri della linea raglan, si chiama in realtà, io la chiamo diagonale perché mi è più facile, però è il raglan di una giacca. Adesso continuiamo su tutta la schiena a fare punto su punto maglie alte, quindi vado nel punto successivo lavorando tutto quello che ho, non devo né aumentare né diminuire, e vado a fare la seconda manica, a chiuderla, e ci ritroviamo quando concludo questa riga. Anche lì andrò a mettere questa catenella. Ho appena concluso la riga numero 8, eccola qua, ok, è chiusa. Adesso non mi resta che proseguire con andate di ritorno di righe per l'altezza che mi serve. Detto ciò, per un adulto il lavoro è uguale identico, semplicemente i centimetri, questi qui che sono di circa 40 centimetri, non bastano, dovete aggiungere quelli necessari, facendo anche qualche riga di andata e di ritorno se questa riga non vi basta, ok? Prima ho spiegato anche a cosa servono le catenelle, quindi vi ho dato tutte le informazioni. Adesso io vado avanti con il lavoro, ci troviamo dove andrò a fare una manica insieme a voi, una lo farò già, e devo decidere per il bordo inferiore e per il polsino che tecnica usare. Intanto voi andate avanti con il lavoro, vi dirò quante righe ho lavorato, quanti centimetri e così via. Ci siamo lasciate dove io avevo chiuso gli spazietti per creare le maniche, di conseguenza dovevo allungare la mia felpa e ho lavorato fino ad arrivare a una lunghezza che per me è più che soddisfacente. Come bordo inferiore non ho fatto altro che concludere con una riga di punto basso normale rispettando i punti di base. Diciamo che rispetto alla maglia alta è molto più stretta, è più sostenuta, ok? Allora, le righe totali della mia felpa, vedete, contandole da qui dove c'è la prima riga d'aumento fino ad andare giù, sono 21 righe di maglia alta e una di maglia bassa. Poi ho fatto anche una manica, ho fatto nella prima riga e nella seconda subito delle diminuzioni, poi sono andata dritta e poi nelle ultime 3 righe ho aggiustato, nel senso ho fatto alcune diminuzioni in quella, la terza rispetto all'ultima, poi nella seconda l'ho aggiustato ancora un po' e nell'ultima semplicemente ho ripreso i punti e ho fatto un giro di maglia bassissima. Vi dirò anche quante sono e come le ho fatte, però diciamo più che altro bisogna vedere l'utilizzo che fate della felpa, perché se la utilizzate tipo come giacca ve la consiglio di lasciare la manica più larga perché magari la indossate su qualcosa, invece se la usate giusto come maglia tipo pigiama allora la manica può essere anche un po' più stretta. Detto ciò, adesso arrivata qui in fondo io non ho tagliato il filo, lo vedete che è ancora attaccato, perché utilizzo questo filo per andare a riprendere tutti i bordi, quindi vado su, qui faccio tutto il giro del cappuccio e torno giù, ok? Qui dove vedete questi marcapunti saranno praticamente gli spazietti che andrò a fare come asole per i bottoni, ok? Perché i bottoni vanno sulla destra essendo una felpa maschile per mio figlio, quindi i bottoni quando li va a indossare saranno da questa parte e io qui
andrò praticamente a fare le asole per poter chiudere la felpa. Bene, riprendo l'uncinetto in mano e ci ritroviamo per vedere come fare. Facciamo un punto catenella, andiamo qua nel punto basso e facciamo un punto basso. Io ho deciso di fare questo, essendo che le righe si chiudono con le maglie alte, allora farò 2 punti bassi per ogni riga. Ho 21 righe per quanto riguarda il tronco, invece per quanto riguarda il cappuccio ci sono tutte le altre restanti. Andrò a fare quindi 2 punti bassi per riga. Semplicemente entro nel lavoro e faccio 1 e 2, 1 e 2. Vedete che è già molto più dritta. Con la maglia alta semplice il lavoro un po' sfarfalla. Allora, non vi ho detto a che distanza ho messo i marcapunti. C'è da dire che i gusti sono gusti, quindi se voi avete il piacere di avere i bottoni più attaccati, quindi uno qui, ci sta che usate la stessa distanza, altrimenti potete metterli anche più distanti. Io ho messo i marcapunti ogni 3 righe, quindi ogni 4 righe, 3 righe intermedie, quindi 1, 2, 3 nella quarta, poi 1, 2, 3 nella quarta, e ho un totale di, ve li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di 6 bottoni. Come ho detto prima, decidete voi alla fine se vi piace così o meno. Adesso io vado a fare la prima riga, quindi facendo 2 punti bassi per ogni riga di lavoro, e ci ritroviamo per la seconda. Ho finito la mia prima riga, vi voglio già far notare come il davanti è molto più dritto e più uniforme con il resto del lavoro. Adesso, siccome sulla destra ho i bottoni, quindi qua saranno i bottoni, io riprendo il filo che è qui, torno su sempre a punto basso e arrivo fin qua nella prossimità di questi 2 punti. Questi 2 punti io non li lavoro, andrò a fare delle catenelle per creare le asole dei bottoni, che i bottoni sono questi, cioè i bottoni sono qua e devono inserirsi qui a chiudersi. Spero di essermi spiegata. Adesso vado a fare questa cosa, quando sono nella prossimità del primo marcapunti ci guardiamo insieme. Vi faccio vedere l'avvio della seconda riga del davanti, quindi sono entrata nel primo punto, ho lavorato un punto basso, vado nel secondo punto basso e così via. Cioè io devo assolutamente rispettare i punti di base, non devo né aumentare né diminuire. Quindi ci ritroviamo dall'altra parte dove andiamo a fare le asole. Qui ci saranno i bottoni, in realtà più che qua saranno proprio qui le righe di punto basso. Vi faccio vedere, ho iniziato qui, ho fatto tutto il giro del cappuccio e qua c'ho il primo marcapunti, che è il primo in alto. Come facciamo a fare queste 2 asole? Allora, come riferimento io prendo questa riga, su questa riga ho lavorato 2 punti bassi, di conseguenza vado a fare 1 e 2 catenelle, poi salto 1, 2 e nel terzo punto vado a fare il mio punto basso. Prima però di continuare, se voi avete cambiato uncinetto o filo o qualsiasi cosa, dovete fare anche bottoni assolutamente, perché questi ce l'avevo in casa quindi non sono stata ad acquistarli. Dovete prendere il bottone e fare la prova che ci passi, ok? Ci deve passare tranquillamente, non deve essere neanche molto molto largo, che magari c'è il rischio dopo che non stia chiusa la felpa, cioè vi si apre, però neanche troppo stretto che si faccia fatica. Quindi questo è l'ideale come misura. È normale che se io facevo un altro punto mi ballava tutto e non aveva senso questo bottone qua perché era piccolo. Detto ciò, lavorate tutto fino al prossimo marcapunti. Io, come ho detto prima, ho lasciato 3 righe di punto alto intermedi, quindi circa 6 punti tra un bottone e l'altro. Adesso qui ne abbiamo un altro da lavorare, poi vado a fare 1 e 2, salto 1, 2 e vado a fare un punto basso. Vedete, queste sono le asole. Guardate, queste sono le asole, come dicevo. In pratica bisogna andare fino in fondo
ok? La distanza dei bottoni la decidete voi, io ve l'ho detta la mia, secondo me mi viene più che bene. Dipende anche quanti centimetri vi mancano sul davanti e su quante righe farne. Io finisco questa e vado a riprendere un'altra perché devo riprendere le asole. Voi lo fate in base ai vostri gusti. Sono già arrivata alla prossima, quindi 2 catenelle, salto e vado a fare la terza. Bene, vado a concludere questo, ci ritroviamo subito per la manica. Ora ci occupiamo della manica. Prendete il filo, fate il nodino. La prima ve l'ho già spiegata, la seconda la andiamo a fare insieme. Allora, vi ricordate che qui avevo fatto un punto? Bene, entriamo proprio su di lui perché è a metà del lavoro. Quindi prendete l'asola, stringete, poi andate a fare 1, 2 catenelle. Andiamo subito a fare delle diminuzioni. Io ne faccio 2 qui e una quando chiudo la riga, quindi per un totale di 3, così sono tutte centrate sotto il braccio. Mi alzo solo con 2 catenelle perché è metà di una maglia alta. Carico, vado qui su questo punto, è una maglia alta, vedete, vado a fare metà della maglia alta e chiudo tutto insieme, quindi questa è una diminuzione. Carico, vado a fare metà di una maglia alta entrando nel punto successivo. In realtà è una maglia alta, quindi si entra 2 volte perché è come se ci fossero 2 righe di punto basso. Prendiamo il filo, caricate una volta, quindi solo metà di una maglia alta, andate qui nell'angolo, fate la metà della seconda maglia alta. Quando li avete sull'uncinetto chiudete tutto insieme. E queste sono le prime 2. La prossima diminuzione sarà qui quando vado a chiudere. Adesso non dovete fare altro che lavorare punto su punto, quindi lavorate in tondo su maglia alta come avete fatto prima. Andiamo a concludere questa riga insieme. Andiamo a fare anche l'ultima diminuzione di questa riga. Quindi entro, mantengo sull'uncinetto metà di una maglia alta, entro anche qui e chiudo tutto insieme. Adesso mi vado a chiudere qui con una maglia bassissima. 1, 2, 3. Ok. Andiamo a fare nella prossima riga un'altra subito e poi basta. Io vado a lavorare tutte le righe fino ad arrivare nella prossimità del polsino, che ho diminuito in queste 2, quindi in quelle 2 precedenti all'ultima riga. Questa è l'ultima riga, quella dove ho ripreso i punti per farli stare i più dritti possibili. Poi ho concluso con una maglia bassissima, con una riga di maglia bassissima. Direi che non ho bisogno neanche farveli vedere perché quanto diminuire qui dipende dai gusti, perché c'è chi preferisce avere un polsino largo o magari come me lo preferisce leggermente più stretto. Conoscendo mio figlio so che preferisce questo perché lui ci mette le mani dappertutto e ha bisogno di avere la tranquillità nel movimento, quindi scelgo questo per me. Però questo progetto, come ho detto all'inizio, è per diverse taglie, va bene per un bambino, va bene per un adulto, quindi in base alla persona che va a indossare il capo, la felpa, decidete come fare il polsino. Questo discorso vale anche per il bordino inferiore, però per quanto mi riguarda la ciniglia è già bella corposa di sé. Se vai a fare delle righe di punto basso in costa non cambia molto, resta comunque molto tesa perché è un filato molto corposo e scivola veramente poco. Di conseguenza io preferisco andare dritto a concludere il lavoro con lo stesso punto senza andare a fare dei bordini particolari. Detto ciò, decidete voi comunque in base ai vostri gusti. Ritornando a noi, ci alziamo con 2 catenelle, caricate, andate nel prossimo punto e facciamo semplicemente metà di una maglia alta e chiudiamo. Per quanto mi riguarda, questa è l'ultima diminuzione. È normale che in base al filato, se l'avete cambiato e se la distanza delle maniche, quindi la larghezza è molto ampia, vi conviene
andare ancora a diminuire, però alternate 2 righe di lavoro e una diminuzione, se no lo scalino è molto evidente e non è bello da vedere. Però per quanto mi riguarda io sono arrivata, adesso vado a lavorare tutte le righe necessarie per arrivare alla lunghezza che desidero, dopo magari vi do un po' di misure. Eccoci qui con le misure. Allora, io qui ho lavorato dal sotto il braccio fin qua 18 righe e una di maglia bassissima, proprio per decoro, ma come centimetri non vi dà molto. E vediamo quanto è lunga. Ho 30 centimetri. Poi per quanto riguarda il corpo della maglia ho 28 centimetri e da sopra a giù sono 44 centimetri. Per quanto riguarda la larghezza ho abbondato tanto perché mio figlio gli piace vestire molto comodo, sono già a 44 centimetri. In pratica, come notate, ho ripreso il bordo. Queste sono le mie asole, vedete? Rifacciamo la prova col bottone, ci passa benissimo, quindi è giusta. E ho 3 righe di lavoro, una per riprendere, un'altra per creare le asole e un'altra per riprendere il tutto. Non mi resta altro che andare a cucire i bottoni, finire la manica che ho iniziato insieme a voi e ci siamo, ve la faccio vedere finita. Io mi sono portata avanti con il lavoro, come vedete ho fatto anche, ho messo su anche i bottoni e si chiudono in questa maniera. Ok, però la cosa più importante che ho fatto, ho creato una tasca, eccola qua, ed è una tasca senza cuciture, cioè mi sono detta se è un progetto tutto top down facciamo anche una tasca senza cuciture. Adesso la seconda la facciamo insieme e vi faccio vedere. Intanto ho lasciato 3 righe e mi sono agganciata direttamente alla ripresa a punto basso tutto intorno, quindi mi sono agganciata proprio sul davanti e l'ho fatta di 10 punti, sono 3 6 9 10 punti. Vediamo come si fa. Prima di tutto sulla parte sarebbe sinistra dovete girare il lavoro al contrario come ho fatto io. Sulla parte destra è facile perché si lavora da qui per andare dall'altra parte. Quindi ricapitoliamo: 1 2 3 e siamo qui alla base. Entriamo quindi tra l'aggancio di un punto alto e l'altro, ok? Quindi entro qua dove c'è il punto basso e prendo l'uscita della maglia alta, il filo è già preparato e andiamo a fare un punto catenella, poi andiamo a alzarci con 1 2 3 catenelle che ci serve come prima cucitura per andare sul lavoro e ci agganciamo andando in su tra una maglia alta e l'altra, ma su una riga in avanti. In realtà per voi è indietro, però se giro il lavoro, cioè se il lavoro è così, è in avanti. Qui andiamo a fare una maglia bassissima e siamo pronte per andare a fare la prima riga. Caricate l'uncinetto. Qui abbiamo fatto il primo aggancio, siamo entrate qua, siamo uscite da questa parte, adesso entriamo qui, usciamo dall'altra parte e sarebbe la seconda maglia alta. Io mi porto avanti anche il cappietto così mi evito di fare una cucitura dopo. Prendete e fate la maglia alta, però questa volta non lo chiudiamo più a maglia bassissima, la teniamo aperta perché ci si deve creare la tasca. Caricate, entriamo tra un punto e l'altro, quindi questo qua, e usciamo dall'altra parte, vedete? Prendete il filato e andiamo a fare scusate, mi si era impigliato il cappietto, quindi come dicevo entriamo tra un punto e l'altro, prendete il filato, facciamo la maglia alta che è la terza, caricate, tenete d'occhio dove siete, quindi siamo qui tra l'una e l'altra,
quarta maglia alta. Ok, guardate, la prima ci serve per alzarci e agganciarci subito, così si crea la cucitura. Vi faccio notare, qua è la prima, questa, ok. Tutte le altre 8 formano la tasca e l'ultima, la decima, è quella che ci crea la seconda cucitura per andare in alto. Quindi la nostra tasca in realtà è formata da 8 maglie alte. Adesso io qua ne ho una di cucitura, 3 che formano la tasca, mi mancano le altre 5, poi l'ultima la facciamo insieme, che vi faccio vedere come si fa. Creata la nona maglia alta, la decima la dobbiamo fare in questa maniera. Prima di tutto ci agganciamo sotto e la creiamo. Ora ci dobbiamo agganciare su una riga dopo, cioè qui entriamo con l'uncinetto, prendiamo l'asola della chiusura della maglia alta e la passiamo da sotto, e così abbiamo agganciato la tasca. Adesso giriamo il lavoro, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3, e qui ci siamo chiusi su questa riga, dobbiamo alzarci di ancora una riga per iniziare la prossima, quindi la seconda. Ci agganciamo qua con una maglia bassissima, ok, caricate l'uncinetto, e ora cosa succede? Non andiamo più a lavorare sulla felpa, ma andiamo a lavorare direttamente sulla tasca. Quindi questa è la prima, entriamo nella seconda maglia alta, andiamo a fare delle maglie alte, 1 2 3 e così via, finché arriviamo in fondo nella decima, che dobbiamo agganciarci. Ok, questa è la penultima, l'ultima la prendiamo, questa della maglia bassissima, quindi ci alziamo in su e ci chiudiamo con una maglia bassissima, e queste sono le 2 righe. Adesso ci alziamo con 3 catenelle e facciamo la prossima riga, e così via. Quindi è molto molto facile. Vi faccio vedere quella finita. Quindi io ho fatto praticamente, ve lo dico subito, 1 2 3 4 5 righe, e l'ultima l'ho ripresa maglia bassissima, giusto per riprendere i polsi che li abbiamo fatti con la maglia bassissima. Guardate che carine. Qui insomma potete metterci un pupazzetto, una decorazione, un bottoncino, qualcosa per distinguerli, perché sono veramente, come dire, tono su tono, sono abbastanza invisibili. Se non ci fosse per la maglia bassissima non si vedrebbero, ecco, molto soprattutto da distanza. Adesso io finisco anche la seconda tasca, poi vi faccio vedere il progetto finito.